Ciao ragazzi, sono passate ben 3 settimane da quando ho fatto questo tutorial e vi devo dire una cosa molto importante. Mi scuso per il fuorifuoco, ma ho provato un'ottica fisheye e mi sono reso conto solo dopo che le immagini erano leggermente sfocate, però questo non compromette il video. Vi faccio vedere dopo 3 settimane la Detolf perché dovete capire che questo metodo funziona. Ho aspettato prima di farlo uscire, l'ho montato oggi e vi faccio vedere una cosa. Nella mia Detolf non c'è un filo di polvere dopo ben 3 settimane che ho fatto questo tutorial. Diciamo che funziona perché prima di pubblicarlo volevo dimostrarvelo, quindi ha funzionato. Buona visione. Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. Questa è una di quelle puntate dove vi insegno a fare una cosa che magari già sapete o che avete già fatto. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, di guardare gli altri video, di insultarmi per questo eco che c'è in questa stanza e vi consiglio anche di andare a vedervi il video sui giocattoli vintage che ho fatto a Novegro, alla fiera di Novegro, che è diviso in 3 parti sostanzialmente. Comunque vi lascio un paio di link qua sopra. Di cosa parliamo oggi? Oggi andiamo a parlare di come non fare entrare la polvere nella vostra Detolf, perché le Detolf sono così belle ma hanno anche questo piccolo problema. Questo trick me lo ha insegnato un collezionista di Hot Toys da cui sono andato a prendere Bane e Batman, su cui uscirà anche una puntata, e ho comprato quello che avevo bisogno e lo sto per fare, però lo voglio riprendere così ve lo faccio vedere e se tutto va a buon fine poi potete farlo anche voi, così vi faccio vedere anche la facilità con cui si fa, se è difficile o meno. Per prima cosa dovete andare a pulire la vostra Detolf, quindi andiamo direttamente dalla nostra Detolf e vi faccio vedere innanzitutto dov'è. E come potete notare, guardate, questa non la pulisco dall'alba dei tempi, forse si nota, c'è proprio un sacco di polvere perché nonostante sia chiusa la Detolf comunque vedete ha i buchi, quindi la polvere entra da tutte le parti. Per prima cosa quindi la andrò a pulire e dopodiché torno e vi faccio vedere come inserirò una cosa in particolare che tra l'altro trovate in descrizione da comprare. Allora, per pulire la Detolf armatevi di un panno in microfibra, un panno antipolvere e, se ce l'avete, il quasar dei vetri. E anche, ragazzi, dovete armarvi pure di questa roba qua, perché così non lasciate aloni sulla Detolf, che è un coso che si trova a 2 euro dei cinesi. Vi lo lascio anche nel link in descrizione. Eccoci ragazzi, bentornati e ho svuotato la Detolf, mi sono dimenticato di passare il coso anti-alone, infatti ho lasciato gli aloni come un cretino. Il prodotto che vi sto per mostrare da mettere nelle fessure della Detolf costa veramente poco. Vi lascio il link in descrizione, compratelo da questo link perché semplicemente ragazzi aiutate il canale, così aiuterete il canale a monetizzare un po' di più. Poi ovvio ragazzi che siete in un ferramenta e ce l'avete, sti cazzi, cioè nel senso non è un problema. Comunque si tratta di Universal Evo, sono delle guaine per le finestre, quando per il freddo, sapete quelle robe lì, e questo collezionista di Hot Toys mi ha insegnato questa cosa quando sono andato a recuperare le 2 Hot Toys a casa sua. Ora vediamo come funziona. Non dovrebbe essere complicato, l'unica cosa che rende complicato il tutto è il fatto che io ho le strisce LED, se anche voi ce le avete come me adesso andremo a vedere come fare. Ah ragazzi, va divisa la guaina, sono 2 quindi sono 6 metri. Ok. La cosa che vi dovrebbe far felici è che se ci riesco io, ci riuscite anche voi. Ok. Guaina, la dividiamo, quindi 2 strisce ne recuperiamo da una e vediamo un po' dove cazzo mettere questa roba. Questa roba va messa e la polvere però non sarà più un problema dopo questa cosa. Ve lo posso garantire, cioè non sarà proprio più un problema. Come faccio qua? Boh, vediamo cosa cazzo possiamo fare. Allora qui bisognerebbe lasciare leggermente aperto, dovete aiutarvi ed entrare bene, aiutatevi con le vostre ditine piccole ad entrare molto bene nella Detolf. Ragazzi è poco alla volta, vedete, entrate nella Detolf, leviamo la carta e andiamo a schiacciare l'adesivo. Cercate di non uscire qua dal binario.
Qui alla fine non si chiuderà benissimo perché avete la vite. Allora andiamo a vedere nel profilo cosa succede, nel senso quando si chiude si apre la Detolf, nella parte più interna vedete cosa succede, si va, la Detolf adesso in questo istante preciso non mi si chiude più. Ok, ma questo perché le guaine spingono, quando ci saranno anche le altre probabilmente sarà tutto a posto. Ragazzi, così la polvere non entra perché vedete è proprio a bordo Detolf, cioè proprio quando la chiudi non passa più aria qua dentro. Ricordatevi, prendiamo sempre le misure e stiamo sempre a filo a che altezza stare più o meno, perché questa è sempre sul bordo, questa è più semplice in realtà. La lunghezza direi che attenti al buco, vediamo cosa si può fare. Tolgo tutto l'adesivo e cercate di andare più dritti possibile. Qua ho messo questa. Domanda da vedere, bella? No. Funzionale? Sì. Sicuramente voi lo farete meglio di me questo lavoro. Allora, è fastidiosa da vedere? Sì, ma tenete conto che se la spingete più indietro non si vede. Io ho preferito farla così che la polvere ce la sogniamo proprio. Poi da lontano, ragazzi, non si nota, cioè è abbastanza difficile notarla. Vabbè, adesso proseguo con la parte questa. Sì, a furia di aprirla e chiuderla magari. Ma sì, magari voi fatela un po' più indietro, ecco. Questa ad esempio mi crea un po' più di spazio tra la chiusura e l'apertura, è un po' più fastidiosa perché non mi si chiude bene, cioè entra un po' d'aria in realtà. Quindi cosa dobbiamo fare? Spostarla, provare a spostarla leggermente più in avanti. Bene, ma non benissimo, nel senso che poi con la vite magari la spingo più di qua. Utilissimo. Eccoci. Proseguiamo nella discesa. Non sono arrivato proprio in fondo, però è facile arrivarci. Tagliate un altro pezzetto e ci arrivate. Allora, vediamo un po'. Direi che è bella blindata. Qui, come vi dicevo, vedete che c'è questo spazietto. Adesso provo con le viti. Se io apro un po' dovrebbe diminuire questo spazio. Sì ragazzi, semplicemente allentando un paio di viti sono riuscito a farla andare a bordo. E com'è questa situazione? Direi ottima, si apre sempre decentemente, c'è un po' di grip però fa niente. Se proprio volete potete mettere anche questa fascia bassa, io non la metto però comunque potete farlo se volete. La polvere grossa entra da questa parte qua e via dicendo. Così diciamo che non dovrebbe entrare più polvere, dovrebbe diventare sigillata. Quindi ragazzi ricapitoliamo cosa vedremo nei profili della Detolf, ve lo faccio vedere molto bene. Eccolo qua, vedete? Questo vedrete. Qua sopra io l'ho messo troppo che si sporge, potete metterlo anche dietro, e qua sotto farà tutta questa profilata. Questa profilata voi andrete ad aprire e vedete, eccoci qua, nessun fastidio, cioè nessun fastidio. Da lontano chiudete e da lontano tranquillamente non si nota, anzi dà anche quel tocco di profondità abbastanza carino.